Ok. Allora, cos'è Prevaluation? Prevaluation è un plugin che si interfaccia con il registro valutatore espandendone, cioè riusandone ed espandendone le funzionalità, ed è nello specifico un modulo di attività di Moodle. Prevaluation permette di assegnare delle valutazioni a uno studente o più studenti che non sono ancora iscritti alla piattaforma Moodle o al corso in cui l'attività è ospitata. La valutazione viene assegnata appena lo studente accede al corso e senza la necessità di creare a priori il profilo dello studente. Cioè, sostanzialmente, se noi possiamo inserire la valutazione dello studente, non dobbiamo profilarlo su Moodle, perché questa valutazione gli sarà assegnata automaticamente nel momento in cui lo studente accede al corso. Ovviamente la valutazione è immediata se lo studente è già iscritto al corso. Sostanzialmente la sua valutazione viene trasferita immediatamente dal plugin al registro valutatore. Perché Prevaluation? Il nome Prevaluation deriva dalla contrazione di Prevaluation. Il nome in codice che avevamo utilizzato prima di stabilire il nome formale era pregiudizio. Abbiamo realizzato questo plugin perché volevamo valutare attività esterne che magari facevano parte di un percorso formativo complesso, cioè per esempio di un percorso blended in cui erano presenti anche attività ospitate all'interno di Moodle e partivamo dall'assunto che la prassi comune per valutare l'attività esterna era quella di creare delle attività fittizie a cui assegnare una valutazione. Però al contempo non era possibile utilizzare il registro valutatore per assegnare voti a studenti non ancora iscritti alla piattaforma Moodle. Cioè, se noi proviamo, per esempio, a importare un foglio CSV o Excel per assegnare delle valutazioni a studenti e ce n'è almeno uno che non è ancora mai entrato all'interno della piattaforma Moodle, l'intera importazione fallisce. Quindi volevamo superare questo problema, lasciando comunque ad ognuno la libertà di iscriversi e di accedere alla piattaforma senza iscriverlo noi a priori, perché il trucco potrebbe essere ti creo il profilo e ti assegno la valutazione. No, questo non lo volevamo fare, volevamo comunque garantire che la valutazione dello studente che ha già svolto una o più attività esterne fosse disponibile appena lo studente accedeva al corso, senza assegnargliela invece a posteriori, cioè andando a verificare se lo studente era entrato per poi assegnargli la valutazione. Ok, allora abbiamo due casi di studio che ci hanno portato a ideare e a sviluppare questo plugin. Il primo caso di studio riguarda la migrazione di circa 8.000 studenti e le relative valutazioni da una piattaforma che abbiamo deciso di chiamare X, una piattaforma reale ma che preferiamo non nominare per motivi di riservatezza, non Moodle, verso una piattaforma Moodle MOOC ospitata nel nostro Ateneo. Quelli sono i vincoli, cioè gli studenti della piattaforma dovevano essere liberi di iscriversi alla nuova piattaforma e alcuni corsi della vecchia piattaforma, cioè della piattaforma X, erano stati replicati nella nuova. I corsi li tenevano gli stessi docenti. Lo studente che nella piattaforma X aveva conseguito un titolo, cioè un attestato, un badge relativo a un corso, doveva ritrovarsi la stessa valutazione e quindi poter ottenere lo stesso badge, lo stesso attestato nel corso replicato su Moodle. Per ogni corso della piattaforma X replicato, il docente aveva i dati degli studenti, dei propri studenti che aveva valutato, cioè nome, cognome, email e valutazione finale, però pur essendo autorizzato al trattamento dei dati non poteva spingersi fino a
creare a priori i profili utente su Moodle. Cioè, come detto nel primo punto, dovevano essere gli studenti a decidere di accedere alla piattaforma. Quindi, come inserire le valutazioni prima dell'accesso degli studenti? Ecco, il secondo caso, diciamo un po' diverso. In questo caso, ecco, noi gestiamo dei seminari in presenza rivolti agli studenti e ai docenti del nostro Ateneo e rilasciamo degli attestati di partecipazione. Utilizziamo un corso Moodle come appoggio, in particolare per raccogliere le slide, le dispense, cioè i materiali degli studenti, ma anche per prenotarsi al corso, utilizzando il plugin Reservation, e per rilasciare appunto gli attestati ai partecipanti. La prenotazione non è obbligatoria, però dà priorità, cioè chi si prenota attraverso questa attività può entrare, una volta che si presenta fisicamente nell'aula, ha priorità ad entrare. All'accesso in aula, coloro che si sono prenotati si fanno riconoscere da un supervisore che spunta i nomi sulla lista di prenotazione, cioè una lista che è stata scaricata dal plugin Reservation. Coloro che invece si presentano senza prenotazione però desiderano l'attestato lasciano al supervisore nome, cognome e account email istituzionale. Alla fine del seminario il supervisore raccoglie tutto all'interno di un foglio Excel o CSV e assegna una valutazione positiva a coloro che erano presenti sostanzialmente. Il problema quando si presenta, quando arrivano persone che non si sono preiscritte nel corso, vogliono partecipare, ma non sono neanche mai entrate nella piattaforma Moodle, quindi hanno lasciato il proprio nome, cognome, account email istituzionale, però non risultano profilati all'interno di Moodle. Ok, queste sono le caratteristiche, le funzionalità del plugin Prevaluation. Il plugin permette di fare una valutazione massiva mediante fogli CSV e permette di mappare gli utenti esterni, cioè quelli del foglio CSV, e i profili Moodle mediante un ID univoco. E fin qui, diciamo, abbiamo le funzioni del registro valutatore. Questa stessa cosa facciamo anche con il registro valutatore. Poi però ci sono le differenze. Perché? L'attività valuta se stessa di default. Oppure anche altre attività nel medesimo corso. Ecco, questo ovviamente il registro valutatore non lo fa perché il registro valutatore non è un'attività, quindi non può valutare se stesso. Invece l'attività Prevaluation rappresenta anche quell'attività fittizia esterna che noi utilizziamo nella prassi. Però è sempre comunque possibile anche usarla come registro valutatore per dirottare invece la valutazione su attività appartenenti allo stesso corso ma diversi dall'attività stessa. È possibile visualizzare lo stato della lista d'attesa, dove la lista d'attesa è una lista che contiene gli utenti valutati ma non ancora iscritti al corso. È possibile agire sulla lista di attesa per fare operazioni di modifica del nome e cognome dell'ID, cioè dell'identificatore per eseguire la mappatura e della valutazione. È possibile rimuovere uno o più studenti selezionati che si trovano appunto nella lista ed è possibile anche, diciamo per completezza, forzare l'iscrizione manuale al corso degli studenti in lista d'attesa attraverso il plugin, cioè utilizzando il plugin stesso è possibile iscrivere forzatamente gli utenti che sono iscritti, cioè che non sono ancora iscritti al corso. Ovviamente questo funziona solo se gli studenti sono già profilati in Moodle, cioè se gli studenti sono entrati nella piattaforma e quindi esiste, magari sono iscritti ad altri corsi, però sono entrati almeno una volta, altrimenti questo non è fattibile. Ecco, qui vediamo lato amministratore la configurazione generale del plugin. L'amministratore può appunto decidere qual è
il separatore di default da utilizzare nel foglio CSV e può decidere se il plugin, cioè se l'istanza del plugin Prevaluation può valutare o meno attività differenti da se stesse. Questo invece è il lato docente, è l'impostazione delle attività a livello di editing, cioè quando il docente crea una nuova attività Prevaluation, oppure quando va a modificare un'attività già esistente, si trova queste impostazioni in cui può ovviamente scrivere il nome dell'attività e fare la mappatura dei campi CSV, oltre a ridefinire eventualmente il separatore per i campi CSV rispetto all'impostazione predefinita dall'amministratore. Quindi può per esempio dire che nei fogli CSV che andrà ad inserire il nome si trova in seconda posizione, cioè nel secondo campo, il cognome nel primo, l'indirizzo email nel terzo, la valutazione nel quarto. Potrebbe essere anche la valutazione nel 20° campo, nel caso in cui abbiamo dei fogli con diversi dati rispetto a quelli che poi realmente ci servono. Ecco, se prima abbiamo visto ciò che vede il docente in fase di editing, qui vediamo quello che vede il docente entrando all'interno dell'attività. Ecco, a sinistra è riportata la parte, diciamo, fissa, cioè quella parte che compare a sinistra c'è sempre, ed è la parte che permette semplicemente di fare l'upload del foglio CSV che contiene le valutazioni. Ancora una volta vediamo che possiamo ridefinire il separatore e anche, in questo caso, la codifica dei caratteri. La parte a destra invece è la parte variabile, che è la parte più interessante perché fa vedere appunto la lista degli studenti in attesa. Quella parte lì compare solo se è già stato caricato almeno un documento CSV e questo documento contiene degli studenti non iscritti al corso, quindi che rimangono in lista d'attesa. In questo esempio vediamo che ce n'è uno in bianco, vuol dire che quello studente semplicemente non è ancora iscritto al corso. Ce n'è uno in giallo, che significa che quello studente ha un ID riconosciuto, cioè la sua email è profilata anche all'interno di Moodle, però c'è una qualche discrepanza rispetto al nome e al cognome. Per esempio, ecco, vediamo Bontà che è scritto senza una O. E ultimo, quello in rosa, rappresenta l'utente Pinco Pallino che non è profilato all'interno della piattaforma. Cosa possiamo fare su questa lista di utenti? Possiamo, per esempio, selezionare coloro che vogliamo iscrivere forzatamente al corso e valutarli contestualmente. Cioè, iscriviamo direttamente con iscrizione manuale attraverso il plugin una persona e gli assegniamo direttamente la valutazione nel registro valutatore. Oppure possiamo anche selezionare alcuni di questi e cancellarli dalla lista di attesa, quindi fare in modo che non vengano valutati nel momento in cui accederanno. Ops. Questo invece, ecco, prima abbiamo visto cosa vedeva il docente, questo è quello che, okay, è nascosto lì dietro sostanzialmente, quello che vede lo studente dall'esterno, cioè dal corso, vede l'icona della istanza di Prevaluation, che è quella in alto, chiamata presenza seminario. Quindi se questa icona ha una valutazione positiva, allora ad essa possiamo vincolare l'accesso all'attestato di presenza seminario, per esempio. Quindi nel primo caso, quello in alto, abbiamo il caso di uno studente che non è stato valutato perché non ha partecipato al seminario. Nel secondo caso invece ecco, la valutazione positiva della presenza al seminario
realizza il completamento delle attività che a sua volta costituisce il vincolo di ingresso per scaricare l'attestato di presenza al seminario. Ecco, se lo studente entra all'interno del plugin, cioè dell'istanza di presenza seminario, vedrà un messaggio con scritto stato attività e la valutazione che gli è stata assegnata. Ecco, per concludere, Prevaluation si interfaccia col registro valutatore e ne estende le funzionalità. Ecco, il plugin è stato applicato ai due casi d'uso reali che abbiamo visto e ci ha permesso nel primo caso di evitare completamente, cioè nel caso del trasferimento di utenti e valutazioni da una piattaforma all'altra, ci ha permesso completamente di evitare una fase tediosa e ripetitiva per il controllo delle iscrizioni e per l'emissione delle valutazioni. Nel caso dei seminari ci ha permesso di non eseguire più le pratiche tediose e ripetitive che stavamo già facendo per controllare se finalmente gli utenti, gli studenti erano entrati nel corso e quindi assegnargli la valutazione per concedergli di scaricare l'attestato. Ecco, gli sviluppi futuri sono ovviamente per motivi di usabilità, gestire fogli Excel oltre che CSV, diciamo che con il CSV magari c'è un passaggio in più, un Excel lo possiamo sempre trasformare in CSV, ma risparmiamoci questo passaggio e soprattutto, diciamo, questo è invece più funzionale come caratteristica, l'uso di altri identificatori oltre l'email per la mappatura del profilo utente con il foglio delle valutazioni, cioè possiamo utilizzare l'identificatore utente oppure anche campi personalizzati che potrebbero essere stati aggiunti a livello di amministrazione, come per esempio il codice fiscale o altri eventuali campi che possono essere usati come identificatori univoci. E infine la rimozione automatica di utenti in lista d'attesa dopo un tempo programmato, cioè ora li possiamo rimuovere a mano, ma sarebbe auspicabile, magari per rendere il plugin più GDPR compliant, fare in modo che quando, per esempio, i dati presumiamo che dopo 6 mesi non ci servano più, programmiamo che a una certa data, oppure dopo un certo tempo, gli studenti che si trovano in lista d'attesa e non sono ancora entrati nel corso vengano rimossi automaticamente dalla lista. E qui ho concluso la presentazione.